Porca. Buongiorno, oggi si va a Tanute. Aspettiamo Ettore, faremo un'uscita a due e andremo a cercare di prendere quelle grosse, quelle viola, i maschi. È un periodo della riproduzione del montone cosiddetto, anzi siamo un po' in ritardo, siamo a fine aprile, in realtà iniziano anche molto prima, a marzo, e vediamo cosa succede. È un bel pesce combattivo, se le troviamo c'è da divertirsi. Era un'orata che mi ha aperto la... Mega macazzo, questi qua sono degli ami validi. È grosso, ragazzi. Bene. È finito il salario. Qua. Piano. No, perché dava delle testate, il grobo tu lo conosci. Voilà! Piano, non forzarlo. Che cazzo è? È un... Tira sulla canna. Tira su tutto. Che se no ci pigliamo. Aspetta, cazzo. Ci siamo pure presi. Magari è un tonno, non sai che è una palmista. Tira su tutto che devo venire qui. Forse adesso che ho preso adesso. Cazzo. Dio chiaro. Hai preso solo mia. È andata. Cazzo, dovevi tirarla su. No, Aspetta. ero lì. Perché ha fatto leva. Pensavo a te io, no. Vuole anche questo movimento qua. Niente, no, sono solo le forbici, capito? Adesso teniamo per. Però quel salario lì non va bene. Perché? Si impiantano gli ami. Chiami? Bellina, dai. Col calamaro, Col calamaro. Questa col calamaro, ragazzi. Eccola qua. Quindi ho mangiato sopra. Allora, si taglia. Si batte. È perfetto questo per battere, perché anche hai buchi sotto. Tre pezzi penso io ho messo io di calamaro. È meglio. Sì. Sul gambero però. Vabbè. Eccola qua. Eccola. Inneschiamo il gambero. Levato la testa, primo amo qua in coda.
bello dritto, così che non vada in rotazione. Un mezzo collo sulla coda. Eccola qua, bella blu, maschiotto in riproduzione, spettacolo, ma che colori ragazzi, salaia, porca, questa è grossa, questa è bella, e devi sempre tirare su una decina di metri. Sì, ma questa è grossa. Erano due perché ne ho persa una. Ho sentito proprio che ha mollato. Erano due, Ettore. Una si è staccata. Speriamo che sia rimasta quella più grossa. No, ma se erano due, perché ho sentito proprio che si è staccata e avevo molto meno peso in canna. Erano due, avevo la coppiola. Era impossibile una così grossa. Erano due, erano. Vai. Sono due, madonna. No, guadagnina quella prima sotto. Sotto non la vedo. Ah, sì, Quella sotto, quella sì, sotto. Sì. Vai. Alza. Vai. Alza, se no non può Quella lì, cazzo. No, Ettore, quella lì sotto devi prendere. Ma dai. Lo so. Dai che le perdiamo tutte e due. Lo so, però dammi un attimo di calma. No, ma Sono grosse. Oh. Abbiamo sotto. Mica che fatica. Che fatica, bestia. Ho capito comunque com'è. Ho capito com'è la storia. E adesso ti spiego bene. Vengo lì e te le faccio prendere. Ho capito esattamente. Sì, no, ma adesso ho capito benissimo. Scusami, passami di nuovo sta pinza. Ah no, lì. Se apri. Figa. Che pesce. Quella bestione lì. Sono appena arrivato giù. No, io non è che volevo dire. Sei? Sì, vado orizzontale. No, te lo dico io. Eccola. Figa ragazzi. Hai visto? Sì. Devi fare la strisciata lunga. Appena senti, tu non senti tu. No. Senti come se pigli il fondo. Ferri. Altra vera fadella. Eccola qua.
Ma le braccia. Hai visto che due padelle, figa? Cioè, Pieno qui sotto adesso. Abbiamo aspettato giusto, abbiamo avuto la vedi. costanza di aspettare. Esatto. di Anche essere- adesso ci ripaga di tutte le... Mamma mia, ma le braccia. Veramente, eh? Sì, sì, lo so, non ce la facevo io a tirarlo su. Quello che arriva. Guarda solo se sono due, che non vorrei veramente... Tira su, Là. va a vedere. Ecco. Ecco perché a me piace pescare. Perché è veramente tecnica, cioè tu pensi che c'è il pesce. Ce n'è ancora. Sì, sì. Sì, sì. Hai visto? Oh, tutte così le ho prese. Sì, sì, cioè alcune pesche non è che è facile, non c'è più. Vabbè, perché loro danno sul movimento, sono predatori. Infatti li prendi anche a traina. Sì, anzi, la traina sono pesci del traina proprio. Bisogna pomparle così, sennò Sì, ti sì, stanchi sì. il braccio, Sì, sì, cazzo. no, ti rompono le braccia. Con due mani. Figa che robe, ragazzi, che pescate. Non dà più testate. No, è Strano. stanco, stancano anche loro, Ecco, è che ci siamo. Ok, bello. Sono tutte belle. Non solo belle. È perché quando lo prendi, la prendi, guarda, guarda dove l'ho presa. A striscio, Fianco. sulla branchia. Finalmente. Eccola qua. Guardate che spettacolo. Sì. Vi illustro adesso il mio sistema pescante, quindi partendo dalla canna da pesca, scusate i disegni ma spero che sia chiaro. Partiamo quindi dal tracciato che avremo in bobina nel mulinello, un tracciato da 8 fili della misura 0,13 al quale connetterò uno spezzone di fluorocarbon dello 0,30, uno spezzone lungo circa 5 metri che appunto connetterò al tracciato tramite un nodo Albright che potete tranquillamente reperire in internet guardandovi un video magari fatto meglio che dal sottoscritto. Al termine di questo fluorocarbon di 5 metri inseriremo una perlina, un gommino fluorescente verde, io lo uso comunque morbido, salvanodo, in modo tale che quando recupereremo velocemente, magari emozionati per il pesce, questo vada a proteggere il cimino della canna. Non è il primo che io ho rotto e sicuramente tanti che fanno bollettino conoscono il problema, quindi un gommino in modo tale che se recupero questo si andrà a bloccare sul primo anellino del cimino senza romperlo. E subito dopo questo gommino connetterò un moschettone con una girella, non serve chissà che,
basta anche le misure più piccole, che connetterò tramite un nodo Palomar. Io sono un amante del nodo Palomar, anche qua vi rimando a qualche video su internet per capire come si fa. Nodo tra l'altro semplicissimo e molto efficace. Bene, quindi questo è tutto quello che avremo attaccato alla lenza madre, e poi andremo a connettere la montatura, quindi il trave con i braccioli. Qui c'è un'asolina già pronta che andremo a connettere al moschettone. Adesso vi faccio vedere nello specifico come ho costruito questa lenza. Eccoci dunque al terminale, la montatura vera e propria. Semplice, è una montatura classica da bollettino con qualche piccolo accorgimento. Questa è quella che uso io nello specifico, che avete visto nel video sulle tenute. Allora, qui avremo inizialmente un'asola, quindi partiremo con il fare quest'asola qua, un'asola quindi creata con un nodino ad 8, chiamato anche nodo Savoia. Anche qua lo vedrete su internet, molto semplice da fare, ad altissima tenuta, non lo rompo mai. Quindi calcoleremo un 55 cm, che in realtà poi fatto il nodo risulteranno 50 cm, e al termine del quale andremo a collegare una girellina tripla. Ecco, io come girella tripla uso quelle con i barillotti e con delle perline. Quindi collegherò questa girella tripla sempre con un Palomar e poi proseguirò, i braccioli li metterò alla fine. Proseguirò quindi legando sempre con un Palomar un altro spezzone di trave. In questo caso il trave sto usando uno 0,28 in fluorocarbon, quindi questo spezzone dello 0,28 in fluorocarbon, e qua gli lascerò un 130 cm, poi vi spiegherò perché. Al termine del quale altra girellina tripla, sempre come questa qua. Sotto a questa girella tripla, in questo occhiello, metterò un piccolo moschettone al quale poi andremo ad agganciare il piombo. Ecco, le girelle che uso io sono queste qua, vedete, hanno il barilotto e 2 perline, sono già pronte così. Io uso queste qua della Colmich, ma ci sono di varie tipologie. La misura del 7, vedete che tiene 19 kg, quindi hai voglia, anche se sembrano piccole, io non l'ho mai rotte. E quindi una sopra e una sotto, come vi ho fatto vedere, e sotto qua attacco questo tipo di moschettone qua, in modo tale che poi ci metto direttamente al piede. Voilà. Bene, dopodiché costruirò dei braccioli. Io me li tengo già preparati un bel po' in una cassettina. Il bracciolo è molto semplice, il primo sarà un 60 cm con però 2 amini. Qua ne vedete uno, ma nel video avete visto che ci sono 2 ami. Gli ami li ho già fatti vedere, sono ami del 2 della Kamakatsu, e se vedete il video c'è anche il codice, esattamente il modello degli amini. Anche qua come legare 2 amini li vedete e trovate tanti video su internet, per cui non mi sto a dilungare. Ripeto, qua ne vedete uno, in realtà ne uso 2 molto vicini, 1-2 cm uno dall'altro. Quindi qua userò un bracciolo di 60 cm, sempre con un fluorocarbon, questa volta del 25. Ovviamente se incagliamo è bene che si rompa, o se prendiamo un pesce grosso, piuttosto che rompere tutto, meglio che si rompa il bracciolo piuttosto che tutto il trave. Quindi la misura del fluorocarbon del bracciolo sarà inferiore, quindi uno 0,25 rispetto al trave che è uno 0,28. Sotto invece il bracciolo è da 70 cm, un pelo più lungo, sempre dello 0,25, sempre con 2 amini. Vedete che la misura di 60 più 70 è esattamente di 130 cm, quindi questo, quando sarà in giù completamente verticale, qualora con i giochi di corrente eccetera, con il sali e scendi, questo se questo bracciolo qua dovesse andare su, avremmo comunque 70 e 60 130, quindi non andremo a incagliarci tra i 2 ami, tra questo e questo qua.
ripeto, 60 e 70 fa 130, quindi anche se li stendiamo uno qua lo tiriamo qua sotto e questo lo tiriamo qua sopra, non si andranno a incrociare. Potete quindi fare anche leggermente di più, 135, anche 140, poi a seconda della canna che avete. E piombi che varieranno da 80 grammi fino a 100 grammi. Avete visto che io innesco su questi due amini il calamaro in alto in modo tale che fluttuerà in acqua, e invece su quello sotto prediligo il gambero, quello a fondo. Ecco, questa è la montatura semplice.